Dimmi la verità, c'è mare mosso, c'è vento, oppure comunque le mani sono umide, ma come lo fai questo benedetto nodo FG? È complicato. E allora cosa ho pensato? Beh, in vendita ci sono delle macchinette per realizzare questo nodo. Fammele un po' vedere e vediamo se posso regalare un video tutorial di fai da te ai miei bellissimi amici del canale YouTube per realizzare una macchinetta con solo 2 euro per realizzare perfettamente il nodo FG. Beh, in questo video vedremo la costruzione della macchinetta, come si utilizza, quindi come si lega un FG con questa super macchinetta micidiale, poca spesa e tanta resa. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo nel Bugigattolo Studios. Ed ecco la lista della spesa che ci servirà per realizzare il nostro notterino. 3 bulloni M8 della lunghezza di 3,5. Io li ho presi inox, poi voi fate come volete. 6 guarnizioncine morbide che vadano bene sul foro dell'M8. 9 rondelline, 6 o 9 bulloni, a seconda se poi vorrete mettere le manopoline o no. Il pezzo principale è un 40-50 cm di acciaio armonico, di un diametro tra l'1,5 fino ad arrivare a 1,8. Se non lo trovate sciolto potete comprarne una bobina. Se ovviamente comprate la bobina magari pensate di farlo anche come regalo ai vostri amici. Assolutamente non posso dimenticarmi di nominare il ferramenta Nicolino a Palau che mi ha aiutato a selezionare tutti questi prodottini. Cosa dobbiamo fare? Prendere il nostro pezzo di metallo e diciamo farlo diventare così. E come si fa? Beh, semplicissimo, ci muniamo di una pinza, prendiamo già il nostro bullone, andiamo all'inizio, voi prendete qua, vi mettete, lasciate un po' di spazio, potete piegare così, altrimenti potete aiutarvi con un paio di pinze. Tac. Bon. A noi serve che questo si possa avvitare e svitare, ok? Ora andremo a misurare da dove andremo a mettere il primo bullone, andiamo a prendere 15 cm, lo facciamo di 30 totali, ok? Quindi 15 cm che sono più o meno qua. Abbiamo preso i 15 cm, andiamo ad appoggiare il nostro bullone qua e ci andiamo a piegare intorno il nostro bullone. Adesso cosa dovremo fare? Beh, lasciamo questo qua al centro per avere un rapporto. Adesso dovremo andare a mettere un altro bullone qua. Centriamo precisamente, mettiamo il dito e sappiamo che dobbiamo girare intorno così. Ci abbiamo girato intorno, ecco qua il nostro scheletro. Adesso gli diamo una rifilatina per bene, tagliamo questa eccedenza, ok, e abbiamo questo pezzo. Dobbiamo preparare i nostri bulloni. Il secondo dado, il dado lo allineiamo con l'altro, andiamo a prendere, partiamo dal centro, andiamo a piazzarci sopra la rondellina e andiamo ad avvitarlo. Da questa parte andremo a mettere una rondella. A questo punto noi andiamo a mettere una di queste guarnizioncine morbidine, ok, una e una, due. Adesso poi qua voi potete scegliere, se volete risparmiare un po' di più andate a mettere un dado, però poi il dado è un po' scomodo. Se invece volete spendere questi 50 centesimi, un euro di più, andate a mettere la manopolina e la andiamo a chiudere, ok? Ovviamente andiamo a ripetere la cosa per 3 volte. Vedete? È semplicissimo, l'importante è che riusciate a dargli forma e a muoverlo in questo senso. E adesso che abbiamo visto come si costruisce, andiamo subito a vedere come si lega. Ok, adesso semplicemente vediamo come funziona l'accrocchio che abbiamo appena creato. Calcolate che abbiamo A, B e C. Noi faremo passare la treccia tra A e C in questo modo. Andiamo ad aprire, andremo a mettere in mezzo alle 2 guarnizioncine il nostro filo, ok? Ricordatevi che vi ho detto che importa che faccia questo lavoro, poi capirete perché. Andiamo ad estendere un attimo
lo infiliamo sempre in mezzo boline e andiamo poi a chiudere il pomello. Vedete che è bello teso? Pin, 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 però bello fermo. Prendiamo un filo, ovviamente il filo andrà fissato dalla parte B, dentro, ok? E mi troverò in questa condizione. Adesso è semplicissimo, io prendo il mio filo, lo passo dietro da una parte, tac, dietro dall'altra, tac, adesso lo ripasso dietro da una parte, tuc, dietro dall'altra. Ogni volta che fate toc, piano piano avvicinate questi. A seconda dei diametri utilizzati si decide quanti passaggi o spire fare. Vedete cosa fa lui? Va a creare una specie di calza intorno al nylon. Io vi consiglio dalle 9 alle 11 a destra, 9 e 11 a sinistra, fino ad arrivare a 19 e 23 con diametri inferiori. Dietro da una parte. Vedete com'è semplice e veloce? Abbiamo praticamente costruito un telaio per fare il nodo. Uno. Vedete che sono andato avanti con il nodo e questo piano piano sempre di più si è stretto. Ecco, non serve altro. Adesso poi vi faccio vedere come chiudere il nodo, ma il nodo l'abbiamo fatto, ragazzi. Che regalo vi ha fatto lo zio facendovi vedere questo sistema. Tac, tac. Ok, allora facciamo finta che ci soddisfi questo nodo. Come lo chiudiamo adesso? Allora, provvisoriamente andiamo a fare un mezzo collo con il nylon sulla parte quella che non va al mulinello, per intenderci, ok? E qua, una volta legato, andiamo a togliere di qua il nylon, lo andiamo a mettere da questa parte, dalla quale andremo a togliere la nostra eccedenza. Questo si chiude precisamente come il nodo PR. Andiamo a prendere tutti e due i nostri fili e li torniamo indietro. 1, 2, 3, 4, 5. Poi andiamo ad appaiare quello che avanza con la fine del nodo, poi andiamo a togliere le spire che abbiamo dato di qua e le andiamo a mettere di là. Tac, tac, tac. Vedete che questa è l'ultima, la calziamo bene qua, mettiamo un dito, prendiamo questa parte qua, la tiriamo, restituisce sotto. L'unica cosa, se riuscite, col pettino d'accendino, se non ci date l'attack almeno dateci l'accendino, ed il nodo è, ragazzi, perfetto, non c'è una spira sovrapposta sull'altra. Ovviamente qua stiamo parlando di diametri enormi, questo è un millimetro, quasi un cento, un 95, quindi per farvi vedere che si riescono a fare anche nodi grossi. E poi per farvi vedere bene il nodo, anche perché nel piccolo si vede praticamente, ragazzi, una robina che sembra una garzetta, ma a occhio nudo, altrimenti in camera mi sarebbe stato molto più difficile farvelo vedere. Guardate che spettacolo, tenuta pazzesca, non si muove più, nodo corto, passa bene negli anelli. L'FG, ragazzi, è il nodo che in assoluto, se non volete fare PR, vi consiglio di fare. E poi adesso con questa macchinetta non avete più problemi a realizzare il nodo, spettacolare. Vediamo se funziona il mio trucco per tornare in barca. 1, 2, 3. E posso permettermi una cosa, ma dove lo trovi un canale YouTube sulla pesca italiana che ti fa anche del fai da te, ti racconta un sacco di segreti sull'elettronica di bordo, sulla pesca? Mi raccomando, qua sotto c'è un pulsante con scritto iscriviti, schiaccia la campanella, iscriviti al canale e rimani sempre aggiornato. Certo, se vuoi fare una figata incredibile puoi anche abbonarti, sosterrai il canale e vedrai che più abbonati ci saranno, più video riuscirò a fare alla settimana. La nostra bellissima macchinetta realizzata, pochissima spesa, tantissima resa, avete visto che nodi spettacolari che vengono fuori a un costo minimo. E io cosa vi chiedo in cambio, ragazzi? Un like, una condivisione e l'iscrizione al canale. Io vado a fare ancora un po' di nodi, nel frattempo voi andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima con il nodo PR, ciao!